Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare la borsetta che avete già intravisto nelle slide. Prima di passare all'occorrente al vero e proprio tutorial, vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre come sempre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayobi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento utile. Per realizzare questa borsa sarà necessario un cordino, io ho scelto il Tie Sublime nella variante cuoio di Casa Tessiland, un fondo borsa, ho scelto la variante più piccola, la mia misura 21 cm x 8, dopodiché ci serviranno dei ponticelli, marcapunti, un uncinetto 3,5 per lavorare il nostro progetto, una zip preforata lunga 20 cm e poi, qualora voleste foderare il vostro progetto, uno scampolo di stoffa. Ed infine io ho deciso di abbinare questo graziosissimo manico. Passiamo al tutorial. Iniziamo la nostra lavorazione dal fondo e più precisamente inserendo l'uncinetto nel centro del lato corto. Facciamo passare il filo. E ci ancoriamo con una catenella. Ora realizziamo 2 maglie basse nello stesso foro. Una e 2. Realizziamo nel foro adiacente altre 2 maglie basse. I 2 fori successivi, quelli che costituiscono la curva del nostro fondo, andranno lavorati con 3 maglie basse a foro, solamente per questi 2 fori. Ovviamente il discorso vale per tutte le nostre curvature. Quindi andiamo avanti con 3 maglie basse nello stesso foro e 3 maglie basse nel foro adiacente. Adesso proseguiamo con 2 maglie basse in ogni foro e una volta arrivati agli altri 2 che costituiscono appunto la curvatura, andiamo a realizzare 3 maglie basse in ogni foro. Al termine del nostro giro ci agganciamo nella prima catenella eseguita, chiudendoci con una maglia bassissima. A questo punto eseguiamo una catenella, voltiamo il lavoro ed eseguiamo un giro perimetrale di punto basso in costa retro, punto su punto. Prendiamo la costina retro del primo punto che ci troviamo disponibile ed eseguiamo una maglia bassa. Ci marchiamo anche il primo punto per non perdere assolutamente il segno. Ecco fatto. E proseguiamo punto su punto, un punto basso in ogni punto che ci si presenta davanti per tutto il giro. Arrivata alla fine mi aggancio nel punto dove ho messo il marker con una maglia bassissima. Il multiplo di lavorazione di questo punto è di 2, quindi accerchiamoci di avere un numero pari di punti da lavorare. Se abbiamo lavorato correttamente gli aumenti iniziali, senz'altro avremmo un numero pari. Il punto scelto si chiama punto ciuffi ed io l'ho trovato online qualche tempo fa. Iniziamo il nostro primo giro con 2 catenelle e voltiamo il lavoro. Filo sull'uncinetto, saltiamo la prima maglia disponibile ed entriamo nella seconda realizzando 2 mezze maglie alte, una sorta di aumento. Ripetiamo l'operazione, filo sull'uncinetto, saltiamo la prima maglia disponibile, entriamo nella seconda e realizziamo 2 mezze maglie alte. Filo sull'uncinetto, saltiamo la prima maglia disponibile, entriamo nella successiva realizzando 2 mezze maglie alte e così per tutto il primo giro. Terminiamo il primo giro
Con una sola mezza maglia alta saltiamo appunto la maglia che ci troviamo sottostante, entriamo in quella adiacente, realizziamo una mezza maglia alta e ci chiudiamo nella seconda catenella iniziale con una maglia bassissima. Il secondo giro altro non è che un giro di maglia bassa realizzato punto su punto. Senza avvoltare il lavoro, realizziamo una catenella ed entriamo nel primo punto realizzando una maglia bassa. Come al solito io lo vado a marcare e proseguo il mio giro, un punto basso in ogni punto disponibile fino a tornare al marker. Arrivati al termine del nostro secondo giro, chiudiamo con una maglia bassissima. E questo è quanto. Cosa vuol dire? Che ora dovremo semplicemente ripetere la riga 1 e la riga 2 fino a raggiungere l'altezza desiderata. Altro non dovremo fare che replicare le righe che ho appena spiegato. Basterà semplicemente rimettere un pochino indietro il video e riprenderci con la riga numero 1. Ricordatevi sempre che alla fine del primo giro sarà soltanto una la mezza maglia alta prima di andarci poi a chiudere con la maglia bassissima. La seconda riga è semplicemente una riga di maglia bassa. Ripetiamo appunto queste due righe fino a raggiungere l'altezza che preferiamo. Io mi alzerò per circa 14 cm. Raggiunta l'altezza desiderata, andiamo a posizionare i ponticelli. Niente di più facile perché ci orienteremo con i fori del nostro fondo per andare a trovare il centro del lato corto. Ora abbiamo i nostri forellini, 3, non so se riuscite a vedere bene, 3, 1 e 3. Questo è il foro centrale, quindi abbiamo già il centro del nostro lato corto. In questo caso corrisponde perfettamente all'inizio del nostro giro. Dobbiamo a questo punto semplicemente scendere di 1 centimetro o 2, sempre a nostra discrezione, e andare a posizionare il nostro ponticello. Eseguiamo la stessa operazione dalla parte opposta. In questo caso ci aiuterà anche la nostra riga di punti. Vedete? Se vogliamo essere ancora più precise, misuriamo lo spazio che intercorre tra l'estremità del nostro lavoro e l'inizio del ponticello. Da qui prendiamo i nostri riferimenti, abbiamo 3 punti, questo è il centrale, ed eccoci. Adesso mettiamo un attimo da parte il nostro corpo borsa perché ci andiamo ad occupare della fodera. Per realizzare la fodera di questo corpo borsa dovremo strutturare una sorta di sacchetto. Individuare le misure che dovremo dare al nostro scampolo di stoffa è molto semplice. Partiamo dal fondo. Il mio fondo misura 21 cm x 9. Devo ricavare il perimetro e per farlo sommo i due lati, quindi abbiamo 21 più 21 fa 42, poi abbiamo 9 più 9 fa 18, 42 più 18 fa 60, abbiamo quindi un perimetro di 60 cm. Aggiungiamo sempre un centimetro e mezzo per la cucitura e arriviamo in questo caso a 61 cm e mezzo. Ecco trovata la lunghezza del nostro scampolo. Per quello che riguarda invece l'altezza, abbiamo i nostri 9 cm di fondo ai quali aggiungiamo l'altezza complessiva della nostra borsa, nel mio caso 14 cm. 14 più 9 fa 23, aggiungerò un centimetro e mezzo, arrivo a 24 e mezzo. Di conseguenza le misure finite del mio pannello sono 61 cm e mezzo per 24 e mezzo. Per assemblare il nostro sacchettone facciamo baciare i dritti e pieghiamo a metà lo scampolo. Dobbiamo realizzare a macchina o a mano 2 cuciture, una in verticale e l'altra in orizzontale, a chiudere a mo' di sacchetto.
Una volta realizzate le nostre prime 2 cuciture, dobbiamo occuparci del fondo. Abbiamo detto che l'ampiezza del nostro fondo è di 9 cm. Dovremo andare ora a pizzicare i 2 lembi della nostra stoffa, come io ho fatto da quest'altro lato, fino ad ottenere un'ampiezza di 9 cm. Con pazienza andiamo ad aggiustare bene la nostra stoffa. Ed eccoci con i nostri 9 cm. Mantenete la cucitura più centrale possibile, è un buon modo per regolarsi, e quando arrivate ad un'ampiezza di 9 cm realizzate un'altra cucitura, come ho fatto da questo lato. Realizzata anche la nostra seconda cucitura, ecco qui il nostro sacchettone. Vedete che meraviglia? Guardate sul dritto poi come scompare ogni imperfezione. Andiamo a calzare il nostro sacchetto, ricordandoci sempre di lasciare 1 centimetro, 1,5 centimetri all'estremità. Operazione completata. Adesso ripassino per la cucitura della fodera. Ci inseriamo con l'ago in una porzione di cordino, lasciate almeno l'ultimo giro come margine, quindi non attaccatevi subito all'ultimo punto, ma scendete di circa mezzo centimetro. Ci inseriamo appunto nel cordino, mi avvicino e prendiamo nella parte che abbiamo risvoltato della stoffa un frammento, passando orizzontalmente, passando attraverso la stoffa, non bucandola. Continuiamo l'operazione con una porzione di cordino. Ricordatevi sempre di non bucare, ma di attraversare. Non è importante il colore del filo che sceglierete, perché con questa tecnica assolutamente non si vedrà nulla. Proseguiamo per tutto il perimetro del nostro corpo borsa. Ho contato i punti perimetrali del mio corpo borsa, sono 82. Questi 82 punti ora andranno riportati nella zip per fare poi in modo di congiungere la parte della chiusura a quella del corpo borsa. Per farlo prendiamo l'uncinetto numero 2,5, ci inseriamo nel punto angolare, prendiamo il filo e lo portiamo. Ancoriamo con una catenella e realizziamo nello stesso foro 2 maglie basse, 1 e 2. Proseguiamo con 2 maglie basse senza tirare troppo il lavoro in ognuno dei fori fino ad arrivare al foro dell'angolo. Arrivati all'angolo, realizziamo 3 maglie basse per girare proprio attorno alla nostra zip. 1, 2 e 3. Una sorta di aumento, vedete come ho girato attorno al mio angolo. Adesso con 11 catenelle ci portiamo nel lato opposto. Ci inseriamo nel punto dell'angolo e proseguiamo con il nostro aumento, realizzando 3 punti bassi nello stesso foro. Ed ora andiamo avanti con 2 punti bassi in ogni foro, ne realizziamo 3 nell'aumento, altre 11 catenelle e vi faccio vedere come ci chiudiamo. Ho realizzato le 11 catenelle e per chiudermi nel primo punto devo realizzare la maglia mancante dell'angolo, perché all'inizio abbiamo fatto solo 2 delle 3 maglie basse. Mi inserisco quindi nel foro iniziale ed eseguo la mia terza maglia bassa, mi aggancio nella prima maglia che ho eseguito invece inizialmente e mi chiudo con una maglia bassissima. Ho completato il giro attorno alla mia chiusura lampo. Adesso non ci resta che applicare la chiusura al nostro corpo borsa.
Ecco qualche accorgimento per collegare in maniera diritta la lampo al corpo borsa. Vi avevo anticipato di avere 82 punti nel mio perimetro del corpo borsa e di averli riportati sul perimetro della mia zip. A questo punto, dal mio ponticello che avevo già centrato, ho recuperato la maglia. Cerco di farvi vedere, eccola qui. Da questa maglia, dividendo per 2 l'82, ho contato 41 punti, quindi la metà, ed ho marcato il punto corrispondente. Una volta fatto questo, ho posizionato la zip ed ho fatto combaciare la chiusura lampo con il punto centrale degli 11, quindi il sesto, ed ho messo il marker sul sesto punto da un lato e sul sesto punto dall'altro, individuando automaticamente il centro. Se volete essere ancora più precise, contando i punti vi accorgerete che sono 41 e 41. Ora sono assolutamente certa di aver centrato la mia zip. Tolgo il marker che mi marcava solo il corpo borsa e lascio quello che mi unisce i due pezzi da collegare. Stesso faccio dall'altro lato. A questo punto realizzo una catenella e taglio il filo perché voglio riposizionarlo in maniera più comoda. Per iniziare la cucitura riprendiamo il nostro uncinetto 3,5 e lo inseriamo esattamente nei punti dove abbiamo il marker, prendendo una catenella delle catenelle che abbiamo utilizzato per spostarci da un angolo all'altro e prendiamo il punto dove è inserito il marker, tutto il punto del corpo borsa. Incorporiamo il filo con una catenella e rientriamo nello stesso punto con un punto basso. Ripetiamo questa operazione per tutto il perimetro. Nella parte dove abbiamo le catenelle prendiamo la catenella e tutto il punto del corpo borsa. Quando invece ci troveremo nei laterali, nei lati lunghi, dovremo andare a prendere entrambi i punti pieni, punto su punto, un punto basso in ogni punto che ci si presenta davanti per tutto il perimetro. Mi porto via tutte le codine che riesco e mi chiudo con una maglia bassissima nella prima maglia del giro. Prima di andare a concludere e ad attaccare anche la tracollina o il manico a seconda di quello che avete scelto, voglio andare a cucire con qualche punto questa piccola parte, ovvero quello che resta della mia zip, eccolo, alla lavorazione in modo da ancorare ulteriormente il lavoro, centrandolo ancora di più. Eseguiti anche gli ultimi due punti, agganciamo il manico e questo è lo spettacolo meraviglioso che ci troviamo di fronte. Una super borsetta che misura 23 x 15 x 9 cm con un indosso a braccio, quantomeno questo è quello che io ho stabilito. La cosa carina è che basterà sostituire ogni volta che lo desideriamo il nostro aggancio per avere un indosso completamente diverso. Con una tracolla più lunga infatti potremo indossare la nostra borsa in maniera ancora più comoda e flessibile. A me piaceva tantissimo questo contrasto, vedete, con il panna e qualche venatura che riprende il color cuoio del cordino. A proposito di cordino, ne ho utilizzati solo 80 grammi per realizzare questa borsa. Questo vuol dire che con una rocca avremo senz'altro del materiale per realizzare altri progetti in futuro. Andiamo ad aprire la nostra borsa. Ed ecco come si presenta all'interno, con la nostra bella fodera accuratamente cucita. E questo è il progetto di questa settimana. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto e vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre come sempre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione nel primo commento utile. Vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento al prossimo tutorial.